Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Ariete, tendenze energetiche predestinate per il mese di gennaio 2025. La carta della torre, amici dell'Ariete, e quando c'è la carta della torre perché qualche sicurezza potrebbe cadere, qualche cosa che avete pensato essere certa, essere sicura, potrebbe non esserlo più nel mese di gennaio. Vi dico, normalmente sono cambi impegnativi, quelli con la torre, però è anche vero che sono, diciamo, la torre è il detonatore del risveglio spirituale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E per chi poi volesse approfondire la conoscenza dei tarocchi, a gennaio parte il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Anche di quello trovate il link sotto nella descrizione. Io in descrizione inserisco sempre tutto, i corsi, le novità, le promozioni, voi date un'occhiata e poi per ogni informazione aggiuntiva vi basta scrivermi una mail. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili. Partiamo con un 2 di spade, un 3 di pentacoli, la regina di bastoni, il sole, un cavaliere di bastoni, imperatrice, la regina di coppe, e un 9 di spade. Ma le carte non sono malaccio, nonostante la torre iniziale, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, così cerchiamo di spiegare un po' le energie in generale e dopo andrò a fare i vari esempi per l'amore, il lavoro, l'economia, la famiglia e via dicendo. Partiamo da questo 2 di spade che indica una sorta di dubbio o bivio davanti al quale potreste trovarvi nel mese di gennaio. 8 di spade e 2 di coppe. Ullala! Qui potrebbe esserci qualche pensiero contrastante o inerente una relazione romantica o potrebbe anche essere una questione lavorativa, un compromesso per esempio, un accordo. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. 7 di spade. E re di spade al contrario. Andiamo a vedere la regina. Io credo che qua il vostro dubbio sia inerente a delle responsabilità di cui ci parla il 3 di pentacoli. Credo che molte persone pensino di non poter far diversamente, però con queste due carte attenzione alle manipolazioni. Qui potrebbero essere le manipolazioni di qualcun altro, ma considerato l'8 di spade potrebbero anche essere le vostre, cioè quello che voi vi raccontate, 7 di spade, per mantenere in piedi una certa verità, una certa realtà. Vi ricordo che la torre è la caduta dell'ego. L'ego ci fa creare come delle maschere, delle facciate, per, diciamo, restare in una zona di sicurezza. E qui potreste tranquillamente essere voi che con le vostre ideologie, con il vostro modo di pensare
che con l'otto di spade normalmente è un modo di pensare un po' negativo, ehm, può essere che insomma non ve la siate raccontata proprio giusta per quello che riguarda questa relazione, potrebbe essere proprio, ok? Adesso andiamo avanti, poi ci ritorno. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo un 5 di coppe, appeso e re di coppe. C'è un qualche cosa o di cui avete paura di pentirvi o di cui vi siete già pentiti. Fatemi sapere nei commenti. Andiamo a vedere il sole. Mm, 3 di bastoni e diavolo. Mm. Questo diavolo mi richiama molto, la carta della torre, ragazzi. Qui potrebbero esserci dei progetti, dei viaggi, qualche cosa, perché anche il 3 di pentacoli è una carta di progetti. C'è un qualche cosa che vi mantiene legati ad un'ideologia. E questo potrebbe essere quello che vi incastra. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Due di spade nuovamente. Eremita. È come se ci fosse una titubanza in una collaborazione, o diciamo in una relazione. Poi ognuno di voi sa se è quella romantica, quella lavorativa, quella familiare. Però sento come dei dubbi, forti dubbi, in una relazione. Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo la luna. E un 9 di spade, qualche cosa vi preoccupa. Io ho molto la sensazione che sia legata, che sia legata ad una casa, ad una struttura, a un qualche tipo di costruzione con i mattoni. Mi direte poi nei commenti. Andiamo a vedere la regina di coppe. Oh, 3 di pentacoli che si ripete. Cavaliere di pentacoli. Credo che non abbiate voglia di prendervi certe responsabilità. Ecco il pentimento. È come se qualcuno pensasse poi di pentirsi di una determinata scelta. Ed è da lì che arriva questo 9 di spade che mi parla di preoccupazioni, di pensieri che ritornano. Sono i pensieri che vi fanno girare in tondo, ma è anche un po' l'energia di questo 8 di spade. Allora, qua abbiamo il 6 di spade e il 3 di coppe. Avete bisogno di lasciare andare certe ideologie, certe credenze limitanti, certe forme pensiero dannose. L'otto di spade è una carta che io chiamo quella della modalità vittima. E la chiamo modalità perché? Perché quando uno si rende conto che è in quel assetto vibrazionale, può, solo dopo che se ne rende conto, cambiare quel tipo di vibrazione con la musica, ballando, cantando, facendo torte, facendo qualche cosa che vi renda felici, che vi renda spensierati perlomeno in quel momento. Giorno dopo giorno, aumentando sempre di più le vibrazioni, anche la mente un po' si rischiara. Allora, andiamo a vedere caso per caso. Qui sento come dei forti dubbi inerenti a una relazione, ve l'ho già detto. Quindi dipendendo insomma dallo stato in cui siete voi, se per esempio parliamo di single, qui ci potrebbe essere qualcuno tra di voi che dice basta, resto single a vita, non mi interessa più avere un'altra persona perché soffro e basta, perché non riesco a trovare una persona di un certo tipo, insomma c'è come una sorta di reticenza di spingere via
anche solo l'idea di una relazione. Per chi invece volesse una relazione di voi single, devo dire che con questo 2 di coppe è facile che si presenti qualcuno, ma che questo qualcuno non vi convinca molto. Ho come l'idea che sembri questa persona un barbagianni, come vi spiego, un blagueur, una persona che parla tantissimo, sembra che faccia tutto lei, poi invece all'atto pratico conclude poco. Vi devo dire un'altra cosa, single. Se per caso la persona che conoscerete o che state frequentando da poco è occupata, perché qui abbiamo diverse figure grandi, credo che il dubbio possa essere se iniziare effettivamente una frequentazione con questa persona oppure no. E qualche cosa mi dice che la risposta sarà no, nel senso che preferite tenere l'amicizia con questa persona piuttosto che andarvi a impelagare in problemi vari. Vi dico anche che potrebbe essere una cosa che scoprirete durante il corso del mese, non sarà una cosa che vi dirà la persona d'entrata. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, magari da poco tempo, allora anche qui ragazzi, mi viene da dire toglietevi le aspettative vedendo questa torre. Cercate di godervi la relazione giorno per giorno, toglietevi da questo 8 di spade e insomma fate sempre come un'analisi dei pro e dei contro, invece di pensare che va sempre tutto male, che non sono all'altezza, che non può andare bene. Cercate di contrastare questi pensieri negativi perché tirano giù letteralmente, appesantiscono. Devo dire che è come se ci fosse l'ideologia con questa persona di iniziare qualcosa, ma non vi convince. Può dirvi tutto quello che vuole questa persona, io ho la sensazione che non vi convinca. Ditemelo poi nei commenti. Se siete in una relazione da lungo tempo, allora qui c'è qualche cosa legato o alla casa o ai figli, ragazzi. Ed è uno specchietto per le allodole. Cioè, io ho come l'idea che l'altra persona vi tenga un po' in sospeso per quello che riguarda un'eventuale convivenza, un'eventuale creazione di una famiglia, cioè c'è come una sorta di sì, ne parliamo, però poi alla fine non si concretizza mai. E fate attenzione perché con queste due carte, l'8 di spade e il 9 di spade, cioè il 9 di spade ce l'avete 2 volte e c'è anche il diavolo. Ragazzi, c'è aria di manipolazione. Non so se siete voi o se è l'altra persona, però fate attenzione perché qui si stanno mettendo in gioco dei desideri, degli obiettivi che nutrono solo l'ego, non nutrono l'anima. Per chi è in una relazione più o meno diciamo un po' intricata, anche qui ragazzi potrebbero venire fuori degli altarini, se state frequentando una persona da poco, come vi dicevo, può essere che venga fuori o scopriate addirittura che questa persona ha già un'altra relazione in piedi. In questo caso credo che molte persone lasceranno perdere, perché già non vi convinceva all'inizio la persona, se poi venite a scoprire anche queste cose, credo che lascerete perdere, perché qua abbiamo un 6 di spade a fine lettura, è una carta di viaggio, è una carta di qualcuno che se ne va, che si allontana da questo 3 di coppe. Parliamo invece di figli piuttosto che di progetti. Allora, se state cercando un figlio, assicuratevi prima che il vostro o la vostra partner sia effettivamente in grado di prendersi questa responsabilità, sia a livello morale, sia a livello mentale,
che a livello materiale, cash, soldi, perché avere un figlio costa tanto e quindi ci deve essere anche qui come una solidità di base che possa garantire una vita degna a questo bambino. Sinceramente non credo che sia un buon periodo per la fecondazione, gennaio, vedremo poi febbraio. Però ecco, prima secondo me c'è da mettere in chiaro, insomma, queste cose qua. Che l'altra persona e anche voi siate in grado di sostenere questo bambino sui 3 livelli, mente, corpo e spirito. Per quello che riguarda invece i figli che avete già, devo dire che tutto sommato ehm, stanno come prendendo il largo, mi viene da dire, stanno come esercitando stanno iniziando a sviluppare il loro potere personale. Credo che abbiano voglia di scoprire il mondo, soprattutto se hanno già una certa età. E quello che vi posso dire io è mollate il controllo, perché tanto non vi serve, cioè nel senso vi stressate, stressate il figlio o la figlia o i figli e fondamentalmente non è quello il modo migliore per tenerli al sicuro, cioè controllarli. Per quello che riguarda ragazzi, scusate, torno un attimo sui figli. Ci potrebbe essere qualche figlio che ha bisogno come di una guida perché si sta infilando in compagnie strane. Questo ve lo dico così spot. Per quello che riguarda il lavoro, invece. Allora, se siete disoccupati, ragazzi, sinceramente in questo caso non vedo che possano entrare cose nuove. Non lo so, lo vedo un periodo un po' morto gennaio, sinceramente, per voi a livello lavorativo. Ed essendoci anche quella torre, non escludo che ehm, ci potrebbe essere come un cambio di ideologie. Cioè, ho sempre provato a, non lo so, cercare lavoro in aziende grandi e invece adesso basta, vado in aziende familiari dove magari mi devo sbattere di più a cercare lavoro, ma ho più probabilità. E soprattutto normalmente nelle aziende familiari l'ambiente è sempre un po' più sereno. Di solito, poi non è sempre così però. Ma vi sento ben grintosi per cercare nuovi sbocchi professionali. Vi dico che potrebbero venirvi bene gli amici, in questo caso, per aiutarvi a cercare un lavoro. Se siete occupati, allora, low profile, mantenete il profilo basso per gennaio, fatevi i fatti vostri, andate avanti per la vostra strada, piuttosto isolatevi, allontanatevi dalle cattive compagnie, allontanatevi dai pettegolezzi, non vi serve più che altro perché vi stressano e basta. Andate avanti per la vostra strada e non date retta a nessuno. Sì, perché potrebbero esserci come delle questioni tra colleghi, ok? Voi mettetevi in disparte, non infilatevi in niente che non vi dia un vantaggio, ok? Se si tratta solo di sprecare energia e discutere, lasciate perdere. Non serve con certe persone discutere, non serve, lasciatele nel loro brodo. Per quello che riguarda gli autonomi, allora qua devo dire ragazzi che sento una forte spinta in avanti. Questa torre potrebbe arrivare effettivamente a destabilizzarvi, io la vedo molto qua, comunque, come un momento di riflessione, un momento di dubbio, un momento di valutazione dei pro e dei contro. Per qualcuno potrebbe anche essere ottimo prendersi un periodo di pausa, prendersi come una vacanza per schiarirsi le idee, chiaro se potete farlo. Però devo dire che tutto sommato sento che vi sposterete verso nuovi orizzonti. Per quello che riguarda la famiglia, gli amici, le persone intorno a voi, allora qui ragazzi devo dirvi che secondo me quel problema relazionale, se per caso siete single, ipotesi, e non avete nessuno, quel problema relazionale potrebbe essere appunto con un familiare, con un amico, con un parente. E sento che in questa sezione ci potrebbe essere la necessità di perdonare qualcuno.
accettare che la persona è così, che non si può pretendere di più e prenderla così com'è. Il pacchetto è: o la prendo tutta così com'è o non la prendo per niente. Siccome credo sia un familiare, non si può evitare, si tratta qui di accettare la persona così com'è e da lì vi sapete regolare. Cioè, è inutile che, non lo so, per esempio, c'è la persona davanti a voi che non vi lascia mai parlare, che vi interrompe mentre parlate. È inutile che cerchiate di farle capire: mi interrompi sempre, non riesco mai a parlare, perché se quella è la sua attitudine e la persona non la vede, non riesce a cambiarla. Quindi siete voi che dovrete dire: ok, se voglio fare una comunicazione, una chiacchiera con questa persona, devo dire frasi brevi, perché se no non mi lascia andare avanti, no? Cioè, come cercare degli stratagemmi. E se è successo qualcosa o da parte vostra nei confronti di questa persona o da parte di questa persona nei vostri confronti, qui il tema è il perdono. Mm? Andiamo ai soldi. Allora, la parte economica devo dire che secondo me è quella che sta meglio in questo mese di gennaio per voi Arieti. Credo che qualcuno si toglierà dei pesi a livello economico, vuoi perché credo che ci siano come delle nuove risorse per guadagnare denaro, o perlomeno qualcuno è come se iniziasse a pensare a nuovi modi per guadagnare denaro. Vi dico, per qualcuno potrebbero ritornare a galla delle questioni del passato, ci potrebbero essere delle multe, quindi fate attenzione, o tipo i bolli, le tasse, qualche cosa che non avete pagato nel passato e che potrebbe arrivare a gennaio. Voi adesso lo sapete, mettetevi via un gruzzoletto per non arrivare impreparati. E se non arriva la multa, meglio, avete il gruzzoletto per prendervi un capriccio. Per quello che riguarda lo stato psicoemotivo, ragazzi, del mese, devo dire che sarete parecchio in confusione. Un po' per questa difficoltà relazionale, un po' perché, insomma, c'è come da vederci chiaro su certi temi. Sento che avete delle preoccupazioni. A me viene soprattutto con una relazione, però per qualcuno potrebbe anche essere in ambito lavorativo, ok? Bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Il compromesso è la fonte. È un 6 di pentacoli in realtà, ma lo vedo molto in assonanza, in risonanza con il 2 di coppe. E c'è come da trovare un punto di incontro qui. C'è una relazione in particolare che vi tormenta. Non è che vi tormenta, ho usato la parola sbagliata. Che mantiene la vostra attenzione focalizzata lì. La fonte è un asso di bastoni. È come se vi dicessero di agire, di fare qualcosa invece di rimanere passivi, se vogliamo. Andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo, vediamo che cosa vi dicono. Ah ragazzi, essendoci la torre, vi dico che anche che per qualcuno ci potrebbero essere, soprattutto se siete in coppia, se avete già una famiglia, ehm, potrebbero esserci delle questioni legate alla ristrutturazione della casa o qualcuno potrebbe avere problemi idraulici nel mese di gennaio. Anche questo fatemelo sapere. Carta numero 6 non è per voi, carta numero 35 cuore fedele. È come se doveste rendervi conto con questo 2 di spade di chi o cosa non è per voi. E la carta numero 35 è un po' come se vi dicesse: rimanete fedeli a voi stessi. Se una cosa non la sentite vibrare, una cosa, una relazione, non la sentite vibrare in sintonia con voi, può essere che non sia per voi e vi consigliano di rimanere fedeli a quello che voi sentite. Piuttosto interrompete. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile.
Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona, oppure potete abbonarvi direttamente al canale. Nella sezione degli abbonamenti io ho radunato più di 25 anni di studi olistici e li ho messi a vostra disposizione. È tutto quello che ho imparato io, che è servito a me per migliorare, e io semplicemente lo metto a disposizione. Se volete dare un'occhiata ai temi che vado via via trattando, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e dare uno sguardo ai titoli. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!